Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare un video molto profondo, più del solito, e un video che parla all'anima, parla al tuo cuore, in questo tempo in cui tutto si muove, si accelera, si confonde. C'è un punto fermo però, che non si sposta mai, il tuo cuore. Ecco, oggi attraverso i tarocchi attraverseremo insieme questo movimento per ritrovare quel centro invisibile che vive dentro di te. Se ti senti disorientata, disorientato, sopraffatta, se stai cercando una direzione o solo un momento di verità, ecco, questa lettura sarà proprio qui a darti questa verità. Voglio strutturare questo viaggio in 3 atti, come se fosse uno spettacolo, no? Un viaggio in 3 atti. Nel primo atto dove ti trovi, poi dove puoi radicarti e quale dono ti attende al centro del tuo caos. Viviamo in un momento di grande caos, di lotte intestine, volte tutte un unico obiettivo, quello della libertà. E allora andiamo a fare questa lettura in 3 atti e vediamo cosa ci raccontano affinché tu possa centrarti nel tuo cuore. Allora, partiamo. Atto primo. Chiedo al mio amante mistico, al mio sposo celeste, di realizzare questa lettura per te. Atto primo. Dove ti trovi? Andiamo a riconoscere il punto di partenza, le forze attive nel presente. La tua energia ora. Cosa ti sta destabilizzando? Dove stai cercando, forse invano, stabilità? Il cuore vivo sotto il caos, la forza che puoi già usare. Allora, facciamo un bel respiro profondo. E iniziamo col primo atto. La tua energia ora. L'appeso. Questa carta è la sospensione sacra. Sei adesso in uno stato liminale. Non sei più ciò che eri e non sei ancora ciò che stai diventando. L'appeso parla di un'iniziazione invisibile. Ti sei lasciata appendere all'albero del mondo non perché sei debole, ma perché hai scelto di vedere da un'altra prospettiva. Questo è il segno di una rinuncia consapevole, di una resa luminosa. Il mondo ti chiede movimento, ma tu sei chiamata all'ascolto profondo. Mentre il mondo chiede movimento, tu sei chiamata all'ascolto profondo. Quindi, se ti stai sentendo bloccata o bloccato in questo momento, sei in realtà nel punto più sacro
del tuo viaggio. Lascia che questa sospensione ti trasformi, ok? Adesso vediamo cosa ti sta destabilizzando. Il 4 di bastoni. Questa è una carta di gioia, di comunità, di stabilità, ma qui è come destabilizzante. Allora rivela la sua ombra di questa carta, no? Il bisogno di appartenenza, l'aspettativa di riconoscimento, il desiderio di essere capita o capito. Ciò che destabilizza ora è forse la tensione tra il desiderio di celebrare insieme e la realtà di dover camminare in solitudine per un tratto. Come se ti dicesse questa carta, forse hai bisogno di creare un tuo tempio che non sia definito dai consensi esterni. Quindi il messaggio che ti sta dando in questo momento l'arcano è: lascia andare l'idea che la sicurezza venga dall'esterno, perché la vera casa è la tua presenza. Fortissimo. Vediamo dove stai cercando, forse invano, lo andiamo a vedere, la stabilità. 9 di coppe. Guarda, quando si parla di stabilità, questa è una delle carte più ingannevoli, quando si parla di ricerca di stabilità. Perché? Perché è la carta è il soddisfatto, ce l'ho fatta, no? Ma è anche il mi basta questo, non voglio andare oltre. Mi spiego? Qui indica che stai cercando stabilità nella zona comfort emotiva, cioè nelle vecchie soddisfazioni, nelle certezze già conquistate. Ma l'anima è in viaggio però e non si nutre di ciò che è stato già digerito, mi spiego? Quindi il messaggio per te è questo: non accontentarti di ciò che ti fa sentire ok, sto bene. No. L'anima chiede estasi, non abitudine. L'anima è in continuo movimento, esperienza. Caspita, che messaggio. Ok, vediamo il cuore vivo sotto il caos, cioè la forza che puoi già usare adesso. L'8 di coppe, questa è la carta chiave, ragazze e miei ragazzi. Il cuore pulsante del cambiamento è l'8 di coppe. L'8 di coppe è il cammino dell'anima che abbandona ciò che è buono per cercare ciò che è vero. Il cammino dell'anima che abbandona ciò che è buono per cercare ciò che è vero. Sotto il caos, sotto la confusione, sotto le illusioni del piacere, sta crescendo in te una forza silenziosa e sacra, quella del sacro pellegrino. Hai il coraggio di lasciare ciò che ti ha nutrito? Questa è la domanda che faccio a te. Non è facile, eh? Hai il coraggio di lasciare ciò che ti ha nutrito? Perché ora non ti nutre più e tu lo sai. Questo è il cuore che cammina, anche se può piangere, però cammina. Quello che ti vuole dire quest'arcano è questo: dentro di te
vive un'anima che sta cercando la verità. Allora abbi il coraggio di lasciare ciò che non vibra più. È un messaggio potentissimo questo, è un messaggio potentissimo. Stai lasciando un vecchio modo di esistere, appeso tra ciò che eri e ciò che divieni, destabilizzata o destabilizzato dalle vecchie forme di sicurezza, cercando di trovare pace dove c'è solo abitudine. Ma il cuore vivo sotto tutto è già in cammino. La tua forza sta nel lasciare, la tua luce sta nel non sapere. Io so di non sapere. La tua maestria sta nel silenzio della trasformazione. Sì. Allora pronunciamo una formula psichica a questo punto. Io prendo ferma risoluzione di camminare nella verità. Io prendo ferma risoluzione di camminare nella verità. Io prendo ferma risoluzione di camminare nella verità. Hai i tuoi avi, i tuoi antenati che ti sostengono affinché tu lo faccia, perché ciò a cui vogliono portarti è la libertà e l'amore. Eka, Eka, Eka. Wow. Bene, e adesso passiamo al secondo atto. Il sentiero del radicamento. Affinché tu possa trovare il centro spirituale, sciamanico, incarnato. Qual è, maestro, il sentiero del radicamento per te? Il radicamento nel corpo, come ascoltarlo, come onorarlo. Il radicamento nel cuore, come tornare alla tua verità. Il radicamento nello spirito, dove fidarti e dove lasciare andare. L'ostacolo karmico, la prova da attraversare. Facciamo un altro respiro profondo. E andiamo col secondo atto. Qual è il radicamento nel corpo e come ascoltarlo, come onorarlo? 10 di bastoni. Il tuo corpo è esausto. Il 10 di bastoni mostra che hai portato troppo, per troppo tempo, anche quando non era tuo. Pesi, non tuoi. Il radicamento ora passa attraverso l'alleggerimento, il dire di no, il mettere giù i pesi ereditati. Forse hai somatizzato tensioni non tue, forse, non lo so, hai lavorato oltre il limite. Il corpo adesso ti chiede una cosa sola: alleggeriscimi.
spogliami. Guarda, ti suggerisco, già te l'avevo detto un'altra volta, non so se hai la possibilità di fare un bagno, che sia nella vasca, che sia in un lago, che sia in un mare. No, io lo faccio spesso, è bellissima questa cosa. L'altra volta ti avevo suggerito nella doccia, visualizzati come se fossi tutta sporca di terra, no? Di fango. Allora l'acqua, mentre l'acqua che purifica l'acqua, no? Vederla come un'acqua sacra proprio perché è tale l'acqua. Allora insieme al fango si tolgono anche, si alleggeriscono anche i pesi emotivi mentre fai la doccia, no? Vederti da tutta nera fangosa a un corpo dorato. E così hai la possibilità di fare un bagno ovunque. Pensa di entrare nell'acqua con un'armatura che ti cinge, che ti stringe. E appena entri nell'acqua questa armatura si stacca da te e si scioglie. Visualizzalo, perché la mente non fa differenza tra ciò che vede e ciò che visualizza con l'occhio della mente, appunto, mi spiego. E poi riposati. Il corpo è un albero che fiorisce senza catena, ok? Ok. Sì. Vediamo adesso il radicamento nel cuore. Vediamo. Il diavolo. Il cuore per radicarsi deve liberarsi da un attaccamento. Forte questo attaccamento. Può essere anche un attaccamento sottile ma potente, che è forse ancora in ombra questo attaccamento. Quindi il corpo per radicarsi deve liberarsi da un attaccamento. Il diavolo è l'amore distorto in questo caso, in questa posizione, no? Quello che ci tiene legati per paura, quello che ci tiene legati per bisogno o quello che ci tiene legati per la colpa. Nel tuo cuore c'è un nodo che chiede di essere guardato senza giudizio. Può essere una dipendenza emotiva, può essere un pensiero fisso, può essere una relazione energetica che ti incatena con chiunque, da un partner a una persona, un'amica, un amico, una madre, un padre. Ecco, questa carta ti dice che solo vedendo con amore puoi scioglierlo. Non lo vedere con giudizio, mi spiego? Abbiamo capito che il giudizio ovunque lo metti, quello ti incatena giudizio, rabbia, violenza, di tutto. Quando giudichi te stessa o gli altri, l'opera degli altri, sei fregato, perché ritorna a te. E quindi qua c'è qualcosa, una dipendenza che ti incatena, no? Allora non guardarla con giudizio, perché solo vedendolo con amore puoi scioglierlo. Cioè radicati nel cuore. E radicarti nel cuore significa scegliere l'amore, non la paura dell'abbandono. Io prendo ferma risoluzione di scegliere l'amore. Questa è la formula psichica. Sì. Vediamo adesso il radicamento nello spirito, dove fidarti e dove lasciare andare, ok? Il 6 di coppe c'è. Questa è una bellissima carta in questo punto, sai perché? Perché lo spirito ti dice ricorda chi sei, ricorda da dove vieni, ricorda i tuoi doni puri. Il radicamento spirituale passa per il ritorno all'innocenza, al sogno originario. Non hai bisogno di inventarti, basta ricordare. C'è un dono dell'infanzia che hai tu, una visione, una forma d'amore semplice che ora ti guida, mi spiego. Lo spirito non si costruisce, si ricorda. Quindi torna alla tua infanzia magica, perché lì c'era tutto. Ok?
bellissimo, ma questa cosa del bambino dell'infanzia esce sempre. Poi nella sequenza fluida di yoga sciamanico ti ho messo anche il rituale con la bambina, il bambino interiore, perché là si crea tutto. E siccome il passato non esiste, nemmeno il futuro, il passato è una possibilità, la possibilità di pacificare, no? O di perdonare. E il futuro è una possibilità, ma possibilità di creare. Se non pacifichiamo le immagini del passato, non possiamo creare un futuro luminoso e creiamo il futuro sulla base di quello che abbiamo vissuto, del giudizio castrante che abbiamo avuto nell'infanzia. Ecco, prima di essere educata o educato o educastrato, come tutti noi, ecco, ritorna lì. Magari fatti quella breve meditazione senza fare tutta la sequenza fluida, se l'hai già fatta, ok? Insisti su quello, insisti su quello. Ok, vediamo un po' adesso qual è l'ostacolo karmico, cioè la prova da attraversare. Il re di bastoni, eccolo qua, il punto di fuoco più potente. Sai qual è l'ostacolo karmico? È l'archetipo del leader ferito. Non ti dico questa cosa, forse temi il tuo stesso potere. Forse hai avuto vite passate in cui essere una guida ti ha portato al rogo, al tradimento, al dolore. E chi è che non ha avuto una vita così, passata? Oppure sei stata guidata da un re di bastoni nell'ombra, una persona autoritaria, manipolatore, carismatico però vuoto. E ora sei chiamata o chiamato a incarnare questo re nella sua luce però, nella luce della presenza, direzione fuoco, ispirato. E allora qua la formula psichica che mi può venire in mente potente è: io prendo ferma risoluzione di onorare il mio potere. Io prendo ferma risoluzione di mettere al servizio il mio potere per un bene superiore. E allora sì, che hai la gioia degli spiriti e degli antenati. Mamma che lettura, ragazze e ragazzi. Sì. Che bombe che stiamo facendo comunque, incredibili. Ok. E adesso passiamo al terzo atto, il ritorno al centro, affinché noi possiamo ricevere la visione di sintesi e camminare nella nuova energia. Allora, terzo atto. Qual è il messaggio guida del tuo spirito guida, del tuo sé superiore, dell'amante mistico, della sposa invisibile o sposo invisibile? Qual è il messaggio guida? Qual è il dono che nasce da questo movimento interiore? Qual è l'alleato invisibile? Quell'energia, quell'archetipo, quella forza che ti sostiene ora. Respiriamo. E andiamo. Il messaggio guida del tuo sé superiore. Quattro di denari. Il tuo sé superiore ti chiede contenimento, protezione, anche selezione. Cioè ti dice: non è il tempo adesso di espandersi ovunque, ma di conservare l'essenziale.
Il sé superiore, il tuo sposo mistico o sposa, ti invita a custodire la tua energia, anche a volte a dire di no, a chiudere delle porte, a proteggere il sacro. Questa carta mi dice che devi trattarti come un tempio. Ogni tuo gesto è sacro. Non tutto merita il tuo tempo. Seleziona, contieni, proteggi. Ok? Vediamo adesso il dono che nasce da questo movimento interiore. Una mente chiara, lucida, una mente chiara, rinnovata, curiosa. Il paggio di spade è una nuova chiarezza mentale, una nuova curiosità spirituale. Dopo tanto caos stai rinascendo come messaggera o messaggero lucido, come osservatrice acuta. Il paggio è ancora giovane, ma ha occhi svegli, domande giuste, sa tagliare il superfluo. Questa carta mi dice che ora puoi parlare con più precisione, creare con più acutezza, veicolare messaggi più diretti e incisivi. Sai qual è il dono ricevuto con questo paggio di spade? Che la mente adesso serve il cuore, non lo sabota più. Sei canale limpido, sei lama d'aria che apre spirali di coscienza. Sì, perché il dono che nasce da questo movimento interiore è proprio questo. Ok, vediamo qual è adesso. L'alleato invisibile, cioè l'energia o l'archetipo o la forza, tanto è la stessa cosa, che ti sostiene adesso. Ah, beh, l'imperatore. L'imperatore ti protegge adesso. L'imperatore qua è un archetipo potente, mi parla di ordine, di solidità, di struttura, di autorità luminosa. Cioè, sai che cosa mi dice questa carta qui? È il padre interiore guarito. Ti dice questa carta: hai il diritto di occupare spazio, hai il diritto di governare il tuo regno interiore. Questo archetipo in questa posizione ti sostiene nelle scelte importanti, nelle decisioni da prendere con fermezza, nella leadership spirituale e ti aiuta a manifestare, costruire e mantenere. Quindi qua hai un alleato attivo che è l'energia maschile sacra, è la forza che non impone ma contiene, la presenza che guida con equilibrio e ti dice che ora puoi incarnare anche tu l'imperatrice nella sua piena potenza, perché il tuo maschile interiore la sostiene. Cioè bellissimo, cioè puoi incarnare anche tu l'imperatrice nella sua piena potenza, perché il tuo maschile interiore la sostiene. Questo è il senso dei due archetipi dello ierogramma interiore, mi spiego? E quindi cosa ti mostra questo terzo atto del ritorno al centro? Ti mostra che puoi contenerti senza costringerti, puoi pensare senza confonderti, puoi guidare senza temere il potere. Qua mi sta dicendo che hai attraversato tutto, hai attraversato la sospensione, la dipendenza, la stanchezza, la memoria karmica. E adesso sei pronta o pronto a regnare su te stessa come un vero regnante fa. E quindi cosa ci sta insegnando tutto questo? Cosa ci sta dicendo? Che hai attraversato un portale, ti sei trovata sospesa o trovato sospeso, no? Come l'appeso, tra un passato che non ti basta più e un futuro che ancora non si rivela. Hai sentito il desiderio di casa, di riconoscimento, di stabilità.
ma quelle fondamenta non ti reggevano più e così hai lasciato. Come proprio nell'otto di coppe ti sei alzata da ciò che ti ha nutrito, ma non ti nutre più per cercare la verità viva, anche se fa male, anche se ti fa camminare sola o solo. Allora nel corpo portavi un peso che non era più tuo, 10 di bastoni. Nel cuore una catena emotiva ancora da sciogliere, il diavolo. Ma nello spirito il ricordo dell'anima innocente, sei di coppe, del tuo sogno puro è ancora vivo. E allora sei pronta o pronto a passare la prova. Non temere il fuoco, il del comando. Non ritirarti più dal tuo potere, incarnalo, guidalo, offrilo. E il tuo sé superiore qui ti parla chiaro, ti dice proteggi il sacro. Non devi essere ovunque, non devi spiegarti, non devi sprecarti. Non sprecarti, non spiegarti. Hai ricevuto un dono, la mente limpida del paggio di spade che osserva, comprende, crea con chiarezza e non sei solo, dietro di te c'è l'imperatore. C'è una forza, un archetipo invisibile che ti aiuta a costruire, strutturare, regnare. In pratica, proteggi i tuoi confini, cura il tuo corpo come un vaso sacro, sciogli le dipendenze emotive che ti fanno tornare indietro, ascolta il tuo sogno originario, semplifica, non disperdere, guida con amore, senza più paura del tuo fuoco. Perché? Perché ti sei fatta vuoto per diventare canale, ti sei fatta fuoco per bruciare l'illusione. Ora sei terra, contenitore del sacro, e sei aria, voce limpida nel vento. E ragazzi miei, ragazzi, qua facciamo portali. Questo è un portale arcobaleno, è bellissimo, bellissimo, veramente straordinario. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli, che dite? Vediamo. La rettitudine. Otterrai giustizia, l'angelo giunge a te per soccorrerti dalle avversità, sviluppa la fede nel tuo successo. Qua ti sta parlando che c'è successo qui. Sviluppa la fede nel tuo successo. Questi 3 atti sono stati proprio la verità del cuore, ciò che è fermo, no? Ha fatto venire fuori delle verità importanti e ci ha radicato in un messaggio profondo. Applicando questo, tu ottieni giustizia e sviluppi già da questo momento la fede nel tuo successo, ok? Cos'altro? Lo scudo. Sei protetto dai tuoi angeli. In questo caso è la forza archetipica dell'energia maschile dentro di te, E possono essere anche dei tuoi avi antenati con una forza maschile predominante. Sei protetto dai tuoi angeli o avi. Il male non ti toccherà. Grande purificazione, bellissimo. Cos'altro? La lealtà. Nemici nascosti e traditori, chiedi protezione al tuo angelo, la tua anima si predispone alla crescita spirituale e prestigio sociale. Ci sarà un grande prestigio sociale per te laddove tu volevi riconoscimenti. Nemici nascosti e traditori fanno parte tutti della mente razionale che vede nemici fuori, no? E ovviamente quando non li riconosciamo dentro attacchiamo fuori qualcuno. E noi stiamo lavorando affinché noi possiamo pacificare le nostre immagini per creare quanto più su questa griglia planetaria una pacificazione della perturbazione spirituale. E allora la tua anima si predispone a questa crescita spirituale esponenziale perché il divino maschile sorregge la tua imperatrice dentro di te, quindi può sbocciare, maturare e
germogliare, ok? Mettiamoci un'altra carta di queste. Energia dalla natura, hai bisogno di luce, immergiti nella natura e innalza la tua energia. La natura è amore, la natura è darsi, offrirsi. Spesso quando ero turbata nella mia vita, quando qualcosa mi turbava, ero agitatissima, no? Guardavo fuori e vedevo gli alberi fuori casa mia sempre uguali, sempre lì, sempre fermi. Allora stare in mezzo a quegli alberi senza facendo il vuoto nella mente mi caricava in un modo straordinario. Noi il problema è che siamo discostati dalla natura, ci vediamo distinti e separati da madre natura come ci vediamo distinti e separati dall'altro fuori da noi, e quindi quando vediamo qualcosa che è di diverso da noi lo additiamo, lo accusiamo, no? E questo è uno dei mali di questo sistema, questo è uno dei prodotti del male del sistema, no? Perché quando vedi qualcuno che è distinto sì, ma non separato da te, allora significa che sei completamente disconnesso dal reale. Il reale è la compartecipazione di visibile e invisibile, l'altro sei tu, l'altro sei tu. E quindi stando in natura ti fa comprendere quanto tu e l'altro siete inscindibilmente connessi. Noi non possiamo respirare se l'albero non produce ossigeno. Cioè, mi spiego, c'è lo scambio ossigeno-anidride carbonica. Noi senza l'altro non possiamo esistere. Cioè, noi possiamo vederci attraverso l'altro. Ecco, la natura ci insegna questo. Un albero non può esistere senza la terra, senza l'acqua, senza il sole. Quindi l'albero senza l'altro fuori da sé, che sia il sole, la terra, l'acqua, non può esistere. E quindi c'è onore per tutti gli esseri in natura, si onorano tra di loro. E questo manca agli esseri umani, no? Perché si vedono, hanno una mente che divide e separa. Ecco, noi stiamo portando qui, con la pacificazione delle nostre immagini perturbate, questa consapevolezza, il risveglio della coscienza nostra, prima di tutto, e collettiva. Quindi, ragazzi miei ragazzi, lancio un'altra carta. Ci sono tanti aiuti in arrivo, qua aiuto in arrivo, qualcuno ti offrirà conforto e sostegno, accettali con gratitudine. Proprio perché l'altro fuori da te sei sempre tu, no? Allora qua ti arriva un conforto, un sostegno, possono essere degli spiriti che animano il tuo cuore, o delle persone, degli spiriti che si incarnano in una persona, che è la persona che ha uno spirito, che sostiene questo tuo processo e progetto animico, mi spiego? È una stesa straordinaria, ragazzi e miei ragazzi, è una stesa straordinaria, è proprio un portale quello che abbiamo detto qua. Io non aggiungo altro, è stata veramente rivelatoria, bellissima e potentissima. Io concludo qui e ti abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!